Padre Messina, quando lui si è fatto sacerdote, lui voleva andare in Africa e il cardinale gli disse: sì, ti mando io in Africa. E dice: ti mando all'Africa di Palermo, che sarebbe Sant'Erasmo. E Padre Messina, con questa missione, cominciò a catechizzare i ragazzini della borgata, anche quelli di Buon Riposo. I benefattori lo hanno tanto aiutato e lui a poco fondò questa casa, che è stata inaugurata l'8 settembre del 1900. Io l'ho conosciuto a Padre Messina 3 anni, ho fatto il 21 marzo, poi lui è morto a maggio e ricordo che i maschi giocavano dalla parte vicino di fronte alla Villa Giulia. Come scuola eravamo insieme, ma come refettori e come giocare noi giocavamo in terrazza a mare e i maschi della villetta nel cortile qua interno. Era un papà. Noi giocavamo in terrazza e lui ci tirava le caramelle e lui vedeva che io non avevo da mettermi insieme alle compagne a raccogliere caramelle e me la portava singolarmente. E poi anche la notte di Natale ci riuniva nel salone e ci dava, per passare il tempo, ci dava le noccioline e si faceva il mucchietto e si tirava la nocciolina e io subito perdevo. E poi piangevo che non avevo più le noccioline. E lui se mi consolava e me le dava ancora. Proprio un papà. Lui è morto il 24 maggio del 1949, però già aveva lasciato un buon istituto. Per i maschi c'erano musica, falegnameria, calzoleria, muratore e lo aiutavano anche i maschi grandi a realizzare quella che diciamo è la casa. E per noi ragazze c'erano i laboratori, ricamo, maglieria, cucito, calzetteria, che a quei tempi si facevano le calze di cotone a maglia. Il principe di Coutances, che l'aveva anche denunziato come usurpatore, perché lui lavorava in queste piccole case che erano un po' della gente di Sant'Erasmo, i pescatori, e un po' appartenevano al principe di Coutances. Poi il principe di Coutances, dopo averlo denunziato, però la causa non andò avanti, lui ha deciso di andarsene e ha messo la sua proprietà all'asta. Mettendola all'asta, i benefattori, già lui si era fatto fama, e i benefattori lo hanno aiutato e ha comprato questa parte del principe di Coutances. Ma dalla chiesa grande fino alla terrazza a mare, con i relativi spazi, cortile, è tutto suolo demaniale. Paghiamo la concessione ogni 4 anni. E la prima cosa che fece i dormitoi, le stanze per trattenerli, per non mandarli a casa così magari digiuni, e così ha pensato anche alle scuole. Dal 1928 sono state
pronte e dipendavamo dalla scuola Michele Amare. Il 18 maggio del 1949 arriva una lettera e allora la suora le porta da mangiare. Lui la apre, la legge e hanno testimoniato che lui, quando ha letto questa lettera, si è impallidito e ha detto subito: "O sindaco Cosenza ammazzò a Padre Messina". Cosa c'era scritto in questa lettera? C'era il dispiacere che doveva chiudere l'istituto perché dovevano fare questi lavori che hanno fatto ora. Dove dormiva aveva una porticina che andava al bagno. Poi portano il mangiare e lui ha detto: "Tu vattene che ora io mangio". Invece niente, il mangiare, quando vanno per ritirare i piatti, il mangiare era intero, non l'aveva toccato. E lo cercano e non lo trovano, Padre Messina. Lui aveva la porticina per andare al bagno e vedono che è chiusa e bussano: "Padre, padre, grapisse, grapisse". Allora hanno scassionato la porta e l'hanno trovata a terra, che perdeva sangue da un orecchio ed era già in coma e non si è più ripreso. Questo è stato il 18 maggio del 49 e il 24 maggio è morto. Io ero bambina, ma sentivo sempre raccontare che poi il sindaco Cosenza porta i fiori. E allora la suora prende un vaso per fare mettere questi fiori al sindaco e i fiori cadono. La prima volta, la seconda volta, alla terza volta il sindaco Cosenza disse: "Padre Messina, non te la togliamo più la casa". Rifanno la prova e i fiori sono rimasti e la casa è ancora qua. E ringrazio il Signore, mi credo fortunata di avere conosciuto questo grande, è un servo di Dio ora che va davanti a questo processo. Proprio mi sento fortunata e che sono vissuta sempre in una casa benedetta, per me è un santo.